Allora, magari il pigiama meglio nasconderlo. No? Allora, fai riferimento alla figura in cui alfa è un angolo retto, determina gli ampiezze degli angoli alfa, beta, gamma e delta. Dunque, molto semplicemente, noi sappiamo che questo qui è un angolo retto, dunque ogni angolo retto è sicuramente un angolo di 90 gradi. Poi che cosa sappiamo? Che tutto questo, nella sua totalità, è un angolo di 180. Ma sappiamo anche che questo qui è un angolo retto, quindi per calcolare delta molto facilmente potrei andare a fare direttamente 90 meno 30, quindi delta sarà dato da che cosa? Sarà dato da 90 meno 30, dunque questo qui sarà uguale a 60 gradi. In questo modo mi sono trovato delta. Alfa lo si sa direttamente perché ogni angolo retto è di 90 gradi, non ti puoi sbagliare. Poi che cosa succede? Beh, vediamo che questa qui è una linea retta, quindi che cosa vuol dire? Che tutto questo angolo qua è un angolo di 180 gradi. Quindi come faccio a trovare beta? Beh, per trovare beta io dovrò andare a sottrarre semplicemente a 180 che cosa? La misura di alfa e la misura di quell'angolo di 30 gradi. Quindi toglierò 90 e toglierò 30. Quindi che cosa succede? Che 180 meno 90 stiamo di nuovo a 90, se tolgo di nuovo 30 vado a 60 e quindi ho trovato anche beta. E beh, una volta trovato beta immediatamente possiamo andare a trovare gamma, sempre per lo stesso discorso, perché siccome nella totalità tutto questo pezzettino qua è un angolo di 180, allora che cosa farò? Farò 180 meno la misura di beta, cioè posso dire che gamma è uguale a 180 meno beta, quindi basta fare 180 meno 60, quindi 180 meno 60 fa 120. E adesso se voglio verificare che ho fatto bene l'esercizio, che cosa deve risultare? Che la somma di tutti gli angoli mi deve dare 360 gradi e quindi me li metto in maniera ordinata in colonna in modo che non tralascio nessun tipo di angolo, alfa, beta, gamma, delta e quest'altro angolo che ho chiamato con x. La somma di tutti questi mi deve dare 360 e questo lo devo fare perché mi devo assicurare che io i conti li ho fatti giusti. 90, 60 e questo è 30. Quindi una volta trascritti tutti gli angoli vado a fare la somma di controllo e ovviamente mi vado ad abbinare i numeri in maniera opportuna, che il conto sia facile, non vado a fare la somma in ordine perché altrimenti ci metto più tempo. Allora questo è di 120 e me lo lascio già così come sta, poi 90 e 30 li abbino e mi fanno un altro 120, 60 e 60 li abbino, mi fanno un altro 120, allora mi basta fare 120 per 3 che mi dà appunto 360 e concludo il conto immediatamente senza perdere tempo a fare una somma classica e alfa, beta, gamma, delta e x, cioè non li sommo in ordine, cerco di trovarmi degli abbinamenti che mi facciano fare le operazioni in maniera molto più veloce. Allora, altro esercizio di geometria sugli angoli, abbiamo due angoli complementari e questi angoli sono uno i 4 quinti dell'altro. Vogliamo determinare le ampiezze dei due angoli. Quindi, che cosa succede? Intanto devo decidere qual è l'angolo più grande e qual è l'angolo più piccolo. Tipo, ho due angoli, quindi posso andarli a chiamare tranquillamente x ed y. Poi sono uno i 4 quinti dell'altro, quindi potrei dire che y è uguale ai 4 quinti di x. In questo modo sto dicendo implicitamente che y è l'angolo più piccolo dei due, perché se è i 4 quinti di x vuol dire che è un pochettino più piccolo di x, perché per arrivare alla totalità di x io dovrei avere 5 quinti di x, quindi indirettamente sto dicendo che y è l'angolo più piccolo. E poi qual è l'altra cosa fondamentale? È quella di andare a capire che vuol dire questo complementari. Complementari vuol dire che la somma degli angoli è di 90 gradi, di conseguenza che cosa so? So che x più y deve fare 90.
A questo punto che cosa è successo? Si è formato un sistema di due equazioni in due incognite, quindi posso andare tranquillamente a risolverlo. E come vado a risolverlo? Beh, semplicemente mi basta andare a sostituire il valore della y dentro la prima equazione. Così facendo, infatti, se al posto di y scambio il suo valore, naturalmente avrò x più quello che prima chiamavo con y, adesso prende il nome di 4 quinti x. E poi naturalmente il tutto deve continuare ad essere uguale a 90. Ora, arrivati a questo punto, mi tocca fare un minimo comune multiplo, quindi che cosa vado a fare? Metto il 5 in evidenza, il coefficiente della x anche quando non c'è è 1, allora dovrò fare 5 per 1, 5, più 4 che c'era già, e quindi avrò 5 più 4x uguale a 90. Ora mi tocca semplificare questa espressione. 5 più 4 fa 9, quindi ho 9 quinti di x uguale a 90. Allora, facilissimo, perché adesso posso andare a dividere tutto per 9. Dividendo tutto per 9, sia a sinistra sia a destra, che cosa succede? A sinistra rimane un quinto, mentre a destra, se divido per 9, naturalmente rimane 10. Infine vado a moltiplicare tutto per 5, e quindi qui rimane x e qui diventa 50. Quindi ripeto, qui ho semplicemente diviso per 9, qui ho semplicemente moltiplicato per 5. E allora che cosa ho trovato? Ho trovato che x è uguale a 50, ma a questo punto come faccio a trovarmi la y? Beh, devo ricordarmi semplicemente come era definita la y. Quindi torno all'inizio, mi ricordo che adesso x è uguale a 50, quindi dovrò fare 4 fratto 5, al posto di x ci metto il valore che ho trovato, ossia 50, e adesso molto semplicemente vado a semplificare il 5 con il 50 e rimane 10. 4 per 10 fa 40 e quindi ho risolto tutto. E quindi effettivamente ho dimostrato quello che ho detto all'inizio. All'inizio che cosa ho detto? Ho detto che y sarebbe stato quello più piccolo, e infatti y è 40 mentre x è 50 ed è il più grande. Andiamo a controllare che sia uscito l'esercizio. Effettivamente l'esercizio è uscito, perché ho 40 e 50. Allora, e se due angoli complementari sono tali che il secondo supera di 20 il primo? Determina le ampiezze dei due angoli. Come cambia la risposta supponendo che i due angoli siano supplementari oppure esplementari? Allora, innanzitutto, prima di andare a fare l'esercizio, dobbiamo andare a ricordare che vuol dire complementari, che vuol dire supplementari e che vuol dire esplementari. Rispettivamente vuol dire che quando due angoli sono complementari, la loro somma dà 90 gradi, quando sono supplementari la loro somma dà 180 gradi e quando sono esplementari la loro somma dà 360 gradi. Quindi con queste informazioni dobbiamo risolvere praticamente tre sistemi, perché l'altra condizione che abbiamo è che il secondo, quindi che chiameremo con y, supera il primo di 20. Questo mi sta dicendo che il secondo è più grande di 20 gradi rispetto al primo, quindi dovrei fare semplicemente x più 20. Adesso non mi resta che andare a sostituire questa equazione qui, che chiamiamo con asterisco, nella 1, nella 2 e nella 3 per poter trovare la risposta al mio problema. Quindi è come risolvere praticamente tre problemi in uno. Allora, quindi riparto dalla prima equazione e mi vado a scrivere x più y uguale a 90. Mi ricordo che y è uguale ad x più 20, quindi se y è uguale ad x più 20 andrò a scrivere x più 20 al posto della y, lì rimane sempre uguale a 90, x più x fa 2x e qui rimane più 20. Uguale a 90. In realtà questi passaggi sono identici per un qualunque angolo, per una qualunque somma, quindi io questo 90 posso un attimo risparmiarmelo, potrei mettere un qualunque angolo x qua, non cambierebbe niente, e qui posso andare adesso a raccogliere un 2, quindi effettivamente avrei 2 che moltiplica x più 10 uguale a questo angolo x che non conosco. Ecco perché ho detto potrei potenzialmente risolvere tre problemi in uno. Il modo giusto di procedere è questo, senza andare a rifarsi 8000 conti. Adesso che cosa faccio? Vado a dividere tutto per 2, quindi ottengo x più 10 uguale a quest'altro numero che non sappiamo, x giallo, che sarà diviso per 2. A questo punto porto il 10 dall'altra parte e avrò x uguale a... È stata una scelta infelice quello di chiamarlo x, mi conviene chiamarlo alfa l'angolo,
fratto 2 meno 10. Quindi con questa formula io potenzialmente posso risolvere tutti i problemi. Perché? Perché adesso mi basta sostituire al posto di alfa la somma degli angoli. Quindi una volta questa somma è 90, una volta questa somma è 180, una volta questa somma è 360. Che cosa succede quando la somma, quindi qui metto il valore di alfa, che cosa succede quando alfa è 90? Beh, x sarà uguale a 90 diviso 2 che fa 45, meno 10 che fa 35, quindi immediatamente posso dire che 35 è la misura del mio angolo. Poi mi ricordo che y è più grande di 20 gradi e quindi immediatamente questo vuol dire che y è uguale a 55. Poi, che succede quando alfa, ossia la somma degli angoli, è 180? Devo fare 180 diviso 2 che fa 90, meno 10 che fa 80. Quindi se x è uguale a 80, poi avrò che y è uguale a 100. Infine 360 diviso 2 fa 180, 180 meno 10 fa 170, più 20 fa 190. In questo modo, in un colpo, trovandomi questa formuletta, sono riuscito a risolvere tutto l'esercizio. Andiamo a vedere se è così. Nelle soluzioni infatti abbiamo 35, 55, 80, 100, 170, 190 e quindi immediatamente siamo riusciti a risolvere il problema. Quindi ricapitolando, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a risolvere il problema non caso per caso, ma trovandoci una formula che ci avrebbe fatto poi risolvere i 3 casi in un colpo solo. Come? Beh, noi abbiamo capito che a seconda dei casi, ossia angoli complementari, supplementari, esplementari, abbiamo una certa somma. Questa somma prima sarà 90, poi sarà 180, poi sarà 360. Però, se io sono furbo, questa somma non la vado a specificare. E non specificando la somma, che sarebbe 90, 180 o 360, quindi la chiamo semplicemente alfa, questa somma, qual è il mio vantaggio? È che io vado a fare questi passaggi in cui sostituisco la y una e una volta sola. Infatti questi passaggi sarebbero identici per ogni casistica, per il caso 1, per il caso 2, per il caso 3. Però io, perché sono furbo, lo faccio una sola volta andando semplicemente a lasciare incognita la somma dei due angoli e dico questa somma sarà alfa. Poi i passaggi sono facilissimi perché se y in ogni caso mi vale x più 20, lo trascrivo qua che vale x più 20 e poi seguo semplicemente delle somme algebriche. X più x fa 2x, 20 rimane da solo. Mi raccolgo un 2 perché sia 2x sia 20 è una quantità chiaramente pari, quindi posso raccogliere 2 e mi rimane x più 10. Divido tutto per 2 e quindi che cosa succede adesso? Che la mia somma in ogni caso, nel caso 2, nel caso 1, nel caso 3, deve essere comunque divisa per 20 e poi dovrà essere comunque sottratta a 10. E quindi io un qualunque angolo x in ogni caso posso andarlo a trovare con questa formula, ossia faccio la somma alfa diviso 2 meno 10. Facendo questa somma per ogni caso, cioè caso in cui vale 90, caso in cui vale 180 e 360, mi trovo la x. Per trovare la y poi è altrettanto semplice perché qui ci ricordiamo che y è uguale a x più 20, ossia se voglio trovare la y ogni volta devo andare a sommare 20 alla x.